Benvenuti nel video dedicato alla creazione delle tasche tagliate, come ad esempio queste in diagonale alla francese, queste tipiche del pantaloni jeans, però in TT-CAD trovate anche tante altre forme. Creiamo queste tasche utilizzando il configuratore presente in TT-CAD L3. Come esempio, le vado a creare su un pantalone. Clicco Crea nuovo progetto per il sottotipo selezionato. Mi chiede: vuoi usare la creazione guidata per questo nuovo progetto del sottotipo selezionato? Gli dico di sì. Mi porta all'interno del configuratore. La prima pagina che mi trovo di fronte è la pagina misure. Questo video è dedicato alla creazione delle tasche sul davanti. Come icona ha questo, tasche su bordi davanti. C'è la stessa identica icona perché si può fare la stessa identica cosa per indietro. Clicco sulla tasca su bordi davanti, mi porta all'interno della pagina che mi dà la possibilità di creare questa tasca. A destra ho il modello del davanti. Guardiamo una possibilità alla volta che la trovo in questa parte centrale. Innanzitutto vado a cliccare su Abilita tasca davanti. Poi guardiamo qui, posizionata su linea fianco. Vado a cliccare la freccetta perché io ho la possibilità di fare il taglio sulla linea della vita, posizionarla linea vita a fianco oppure sulla linea del fianco. Guardiamone una alla volta. Posizionata su linea vita, la seleziono. Vuol dire che il taglio della tasca viene effettuato qui, sulla vita. Il punto iniziale e il punto finale si trovano sulla vita, sul perimetro della vita. Posizionata su linea vita e fianco, invece il taglio parte dalla vita, che ho il T1, e arriva sul fianco. Posizionata sul fianco, lo faccio vedere con un esempio, invece ho il taglio creato sul perimetro del fianco. Questo video vi faccio vedere la, diciamo, la tasca più classica, che è quella alla francese, quindi è posizionata su linea vita e fianco. Qui sotto trovo tipo di tasca, tasca tagliata su bordi, che è quella che voglio farvi vedere oggi, perché ho anche la possibilità di avere la tasca applicata sui bordi. La clicco così la vedete. È una tasca che è applicata sopra il pantalone e ha, anche qui posso poi decidere tutte le forme che desidero, vuol dire che è applicata sui bordi perché vedo che ha un'estremità che è appoggiata perfettamente sulla vita e l'altra estremità che è appoggiata perfettamente sulla linea dei fianchi. Questo si intende su bordi ed è una tasca applicata sopra. Però noi facciamo la tasca tagliata. Questo riquadro a sinistra mi dà la possibilità di decidere la forma del taglio che voglio e poi anche le dimensioni. Questo riquadro più a destra invece è l'impostazione del sacchetto tasca. Guardiamo prima impostazione taglio tasca. Forma taglio selezionato. Mi dice di cliccare sull'icona. Vado a cliccare. Mi si apre questa finestrella che mi dà la possibilità di decidere che taglio utilizzare. Uso per questo video il taglio alla francese, però ci sono anche tutti questi vari tagli. Usiamo il taglio alla francese, conferma. Ecco qua che vedo il taglio T1, T2 in diagonale oppure alla francese. Ho la possibilità di impostare anche il sacchetto tasca. Vado a cliccare e vedo che sacchetti tasca mi propone. Mi propone questo che viene indicato come normale, che è quello che si utilizza di più, però avrei anche il sacchetto esteso. Clicco così lo vedete. Il sacchetto esteso è quello che mi arriva anche sul centro davanti, ma utilizziamo quello normale. Quando ho deciso il taglio che desidero e il sacchetto che desidero, vado a impostare anche la misura della tasca che desidero. Potrebbe essere anche già così. Qui dove c'è scritto mostra quote tasche, clicco, così mi vengono indicati i centimetri di cui è composta questa tasca.
vedo che il taglio, quindi il T1 dal fianco, mi indica che sono 4 centimetri. L'apertura, quindi proprio il taglio, mi viene indicato 17, scusatemi, 15,7, è dove inserisco la mano, e poi dalla vita al taglio i 15 centimetri. La cosa importante da vedere sempre sono l'apertura di quanti centimetri è, perché poi bisogna inserire la mano. Anche il sacchetto tasca vedo i centimetri di cui è composto. Se voglio andare a modificare, ad esempio, questi 4 centimetri, quindi il T1, lo trovo qui, posizione punto T1 e posizione punto T2. Vi ricordo che il programma, per spostare i punti, li sposta in senso orario utilizzando il più e in senso antiorario utilizzando il meno. Se io questi 4 centimetri li volessi portare a 5 centimetri, vuol dire spostare il punto T1 verso sinistra, quindi in senso antiorario devo usare il meno. Il doppio meno mi sposta di mezzo centimetro. Se il T2 lo volessi spostare verso il basso, utilizzo il più. Anche per quanto riguarda il sacchetto tasca, lo spostamento dei punti, ho posizione punto S1 e posizione punto S2. Se l'S1 lo volessi spostare verso sinistra per fare in modo di ingrandire, qui mi vengono indicati 5,2, devo utilizzare il meno. Doppio meno mi sposta di mezzo centimetro. Anche l'S2 se lo volessi spostare verso il basso, in questo caso uso il doppio più. C'è la possibilità anche di modificare la larghezza e la profondità del sacchetto. Se volessi il sacchetto un po' più in alto, meno profondo, vado a cliccare sul doppio meno, così lo vedo di più perché il meno singolo si sposta di poco. Così. Se lo volessi più largo, vado a cliccare sul doppio più. Vi ricordo che il mouse funge anche da metro. Se io volessi vedere quanto profonda è la tasca, in questo senso in diagonale, quindi quando vado a inserire la mano, clicco col tasto sinistro il mouse, poi lascio e trascino. Questa linea blu è il metro. Qui in alto dove c'è scritto D sta per distanza e questi sono i centimetri. Quindi io lo porto lì, vedo che mi indica 17,70. Quindi io ho creato la mia tasca. Andiamo a vedere in crea progetto. Ecco qua, ho il davanti con il taglio, ho la parte della tasca che ha sia il sacchetto tasca che la parte del fianchino, quella che manca qui, e poi ho il sacchetto tasca. Entriamo di nuovo nella pagina che mi ha creato la tasca, perché io potrei andare a cambiare ulteriormente la tasca utilizzando personalizza tasca in modo avanzato. In questa pagina c'è la possibilità di andare a modificare ogni parte, ogni curva, ogni segmento di cui è composta la tasca. Vi ricordo che c'è un video dedicato a questo. Come vi ho fatto vedere, per creare la tasca alla francese, posso andare a creare qualsiasi altra tasca nello stesso identico modo. Ad esempio, prendiamo solo la tasca della vita, mi vengono indicati i centimetri ed anche qua con il T1, spostando il T1, spostando il T2, spostando l'S1, l'S2 o la profondità o la larghezza della tasca, vado a crearmi la tasca che desidero. Spero di esservi stata utile. Ai prossimi video. Ciao ciao!